S'accomodi. Come si fa a dire di no a una donna come lei? Così bella, così prosperosa, con quello sguardo ardente, quella bocca di fuoco che... Cotta! Ossia me lo zinga, poeta è. Bentornati in soffitta! Siete pronti per una nuova avventura nel mondo del cinema e dell'erotismo con le bellissime bimubighiere del cinema italiano? Oggi ci immergeremo nell'affascinante vita e carriera di Anna Maria Clementi, un'icona della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80. Anche se breve, il percorso artistico di Anna Maria Clementi nella commedia sexy italiana si rivela un mix affascinante di sensualità e talento drammatico. La sua presenza scenica, unita a una bellezza intrigante, ha contribuito in modo significativo ad alcuni film del genere. La capacità di mescolare malizia ed eleganza ha reso i suoi ruoli memorabili, conferendo un tocco unico al panorama cinematografico erotico italiano degli anni 70 e 80. Le opinioni della critica sulla sua filmografia sono contrastanti, con recensioni che vanno da elogi a critiche. La sua autovalutazione riflette dubbi e scelte consapevoli, come quando ha dichiarato di aver forse commesso un errore nel rifiutare un contratto per 7 film da protagonista con Gio D'Amato. A Davide Pulici, che nel marzo del 2010 la intervista per Notturno Cinema, dirà: "Non ho conosciuto benissimo Massaccesi, ci ho girato 2 film e posso dire che con me era un po' strong. Era un cinematografaro che smerciava un film dopo l'altro. Mi voleva fare un contratto per girare 7 film da protagonista perché gli piacevo. Secondo lui ero perfetta per il suo cinema. Non ho accettato e forse ho commesso un errore." Ma la sua collaborazione con registi come D'Amato e Laurenti ha segnato un'era di cinema che, nonostante le critiche, ha lasciato un'impronta indelebile. Il suo marito, lei ce l'ha un marito? Certo. Te pareva? Ma dico, non è che se scoccia? Mio marito navigatore è. Navigatore? E prima di un mese non torna. Quanto mi dispiace. Pure a me, perché mi piace il pesce, tantissimo il pesce. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Anna Maria Clementi. Anna Maria Clementi, nata come Anna Maria Romoli nel 1955 a Roma, ha iniziato la sua carriera artistica con uno spettacolo televisivo che ha subito attirato l'attenzione su di lei. Cambiando perfino il cognome in Clementi, ha incantato il pubblico con la sua bellezza mediterranea e le sue scene di nudo, e ha segnato una presenza intrigante nella commedia sexy italiana. Anna Maria Clementi ha scelto il suo pseudonimo ispirandosi all'attore francese Pierre Clementi, a cui era particolarmente affezionata. L'utilizzo di uno pseudonimo le ha permesso di assumere ruoli più audaci senza dover essere legata a una specifica immagine pubblica. La sua carriera artistica ha inizio con la collaborazione con suo fratello Romolo, sceneggiatore del mondo dello spettacolo. Un'entrata spettacolare nel panorama erotico televisivo anni 70, si spoglia per alcune televisioni private della capitale, soprattutto Telefantasy, nel programma Buonanotte con Emmanuel, dove si presenta distesa sul letto mentre risponde al telefono. Poi per il programma nazionale Playboy di mezzanotte, guadagnandosi l'attenzione degli spettatori in cerca di trasgressioni. Il debutto cinematografico di Anna Maria avviene con Casotto nel 1977, diretto da Sergio Citti. Sebbene il ruolo in questo film sia breve, lei è una delle ginnaste che si vedono passare sulla spiaggia, appare nel sogno e si trova racchiusa in una conchiglia. Il suo impatto è notevole, facendo emergere la sua bellezza mediterranea. L'anno successivo, nel 1978, Anna Maria si unisce al mondo erotico cannibalistico con Emmanuel e gli ultimi cannibali di Gio D'Amato. Il film offre una commistione unica di sensualità ed elementi splatter. La trama segue Emmanuel in una clinica per malattie mentali, esplorando temi forti e mostrando Anna Maria Clementi in un ruolo spinto ma dalla fine tragica. Le scene esplicite sono integrate abilmente nel contesto narrativo. Ma prima della sua esperienza nel cinema, Anna Maria Clementi ha posato nuda per uno storico servizio su Playman del 1978, fotografata da Franco Marocco. La ricordiamo inoltre anche in molte pubblicità e sulle copertine di giornali. Questa esperienza ha contribuito a consolidare la sua immagine di donna fatale.
Passando al 1979, Anna Maria si cimenta in un thriller erotico, Il porno shop della settima strada, scritto e fotografato da Massaccesi, in arte Gio D'Amato. Il film offre scene piccanti e una trama che si sviluppa tra intrighi criminali e situazioni audaci. Anna Maria Clementi, nel ruolo di una donna sensuale coinvolta in una rapina, contribuisce a creare tensioni e intrighi, aggiungendo un tocco di malizia al film. Una curiosità, in alcune vecchie interviste Anna Maria Clementi ha parlato della sua attrazione per Stefania Sandrelli, suggerendo una possibile bisessualità. Queste dichiarazioni aggiungeranno uno strato di interesse alla sua figura, sfidando le convenzioni sociali dell'epoca. E a questo proposito, scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Sempre nel 1979 Anna Maria si unisce al cast dell'Infermiera di notte di Mariano Laurenti. Una commedia degli equivoci che la vede coinvolta in situazioni divertenti e piccanti, evidenziando il suo talento nell'interpretare ruoli vivaci. L'Infermiera di notte è scritto e sceneggiato dallo stesso Laurenti, con la collaborazione di Francesco Milizia, e vede nel cast bellezze straordinarie come Gloria Guida e Paola Senatore. La presenza di Anna Maria contribuisce alla riuscita del film, arricchendolo di sensualità e umorismo. Nello stesso anno la vediamo anche in Amanti miei di Aldo Grimaldi, film incentrato sul tradimento amoroso. Protagonista è Cindy Ledbetter, la quale si vendica dei tradimenti del suo uomo passando da un letto all'altro, ma non possiede una grande presenza erotica. Anna Maria Clementi è al massimo della forma ed è bellissima in alcune sequenze che la ritraggono a letto mentre amoreggia con Vassilli Caris. Anna Maria Clementi si distingue in un cast di caratteristi portando il suo fascino e la sua presenza provocante nella storia. Il film, pur essendo esplicito, riesce a catturare la comicità della commedia sexy italiana. Gli anni '80 portano Anna Maria in nuove avventure cinematografiche, tra cui la partecipazione nel ruolo di Rosalia in La settimana al mare del 1981, vero e proprio sequel della Settimana Bianca. Ma chi è lei, l'angelo custode? L'angelo custode dei campi da tennis. Você gradisce un caffè? No, meglio di no, il caffè mi fa venire fame. Beh, se vi piace pasta e fagioli, può mangiare con me. In questo periodo il corpo nudo di Anna Maria Clementi viene esibito spesso in settimanali come Blitz. Lei è al massimo della forma e fioccano molte richieste, ma si deve fermare per una gravidanza. Anna Maria Clementi suscita l'interesse mediatico per le sue presunte relazioni con attori come Diego Batantuono e Paolo Villaggio. La rivista Gin Fizz pubblica un fotoromanzo da lei interpretato che rivisita in chiave erotica il film Riso Amaro del 1949. Al cinema la vediamo ancora in due film poco interessanti come Provocazione fatale del 1990 di Nini Grassia e Mia zia 007 di Giovanni Siragusa. Solo del primo abbiamo qualche notizia, ma sono film che nessuno ha visto e che la stessa Clementi definisce da dimenticare. Tuttavia la carriera di Anna Maria subisce una pausa, pare che abbandoni la carriera per il figlio e per un uomo di spettacolo di cui non sappiamo il nome. Sembra che rifiuti contratti importanti per pellicole come Miranda e Fotografando Patrizia. Anna Maria Clementi abbandona il cinema e si separa quasi subito dal marito e passa brutti momenti anche dal punto di vista economico. Vive facendo oroscopi, sfruttando la vecchia passione per l'astrologia, frequenta un corso per truccatrice e rientra nel mondo del cinema con un nuovo ruolo. Anna Maria Clementi ritorna al mondo del cinema dietro le quinte come truccatrice. Collabora con il regista Ferzan Opsetek, ispirandolo per il film Saturno Contro del 2007, scritto da Opsetek insieme al fratello di Anna Maria, Gianni Romoli. Concludendo questo viaggio, attraverso la carriera di Anna Maria Clementi nella commedia sexy italiana, emerge una sensazione di ammirazione per la sua abilità nel bilanciare la provocazione con la profondità drammatica. La sua presenza sullo schermo è come un enigma affascinante, in grado di catturare l'attenzione degli spettatori trasportandoli in un mondo di desiderio e mistero. La commedia sexy italiana degli anni 70-80 con attori come Anna Maria Clementi ha contribuito a sfidare le convenzioni cinematografiche dell'epoca. Le sue interpretazioni hanno aggiunto un tocco di seduzione e intrigo ai film, trasformandoli in opere indimenticabili. Inoltre, la collaborazione con registi visionari come Gio D'Amato ha evidenziato la sua versatilità nel ruotare attorno a tematiche complesse senza perdere il suo fascino unico. Anna Maria Clementi è stata una figura chiave in un periodo di cinema innovativo e fresco, ed esplorare il suo mondo cinematografico offre uno sguardo su un'epoca trasgressiva del cinema italiano.
La sua eredità artistica continua a vivere attraverso le pellicole in cui ha recitato, lasciandoci con un intrigante enigma che stimola la mente e l'immaginazione. Che fine ha fatto Anna Maria Clementi? Cari soffittari, spero che questo viaggio nella vita di Anna Maria Clementi vi abbia intrigato tanto quanto me. La sua sensualità e le sue scelte coraggiose l'hanno reso l'icona indimenticabile del cinema erotico italiano, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.